Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Italy Hunters Metal Detecting. Dopo qualche mese di assenza siamo tornati con un bel video carico di storia. Spero vi piaccia. Detto questo, oggi vi porterò in dei luoghi dove nella primavera del 44 nel centro Italia ci furono scontri molto pesanti tra le truppe britanniche e le forze tedesche. Questi scontri si svilupparono per diverse settimane dove le forze del Commonwealth combatterono notte e giorno pur di scacciare le truppe tedesche da questi luoghi. Purtroppo però ebbero grandi difficoltà, persero molti dei loro uomini e l'impresa riuscì soltanto dopo l'aiuto dell'esercito francese. Detto questo, ragazzi, iniziamo la nostra avventura. Non appena arriviamo sul luogo da noi fissato, notiamo subito delle postazioni. Guardate. Capiamo che sono postazioni alleate grazie ai ritrovamenti che facciamo nei dintorni. Infatti, poco più avanti, troveremo proiettili 303 British. E non molto lontano da questi proiettili, guardate cosa troviamo. Troviamo questo bellissimo caricatore per la mitragliatrice leggera Bren in dotazione alle truppe del Commonwealth britannico. Di seguito vi mostrerò una foto di questa mitragliatrice. Nei dintorni continuiamo a trovare postazioni inglesi e proprio vicino a queste ultime troviamo questo illuminante di colore rosso, usato probabilmente durante la notte. Proprio nei dintorni di quest'ultima postazione troviamo altri oggetti alleati. Bene ragazzi, questo è un fornelletto da campo in dotazione all'esercito britannico.
Decidiamo di continuare le nostre ricerche, ma questa volta spostandoci verso le postazioni difensive tedesche. Dopo diversi cammini arriviamo proprio tra i ricoveri usati dalle truppe tedesche. Guardate. Cercate di immaginare queste enormi buche coperte da teli o da coperture fatte con legni o ciò che si trova in giro, dove all'interno vi erano accampati diversi soldati tedeschi. Non molto distante da questi ricoveri facciamo una delle scoperte più entusiasmanti della giornata. Guardate. Uno dei miei compagni trova lo spegnifiamma dell'MG-42 in dotazione all'esercito tedesco. Davvero molto bello. Questo è il risultato di una prima ricerca. Che dire ragazzi, abbiamo avuto la conferma di ciò che accadde qui, in questi luoghi, nel lontano 44.
Dopo aver svolto le nostre ricerche, decidiamo di spostarci e andare in un altro luogo da noi fissato, dove i combattimenti furono molto più duri. Questa è là. Dal segnale che riceviamo continuiamo a recuperare materiale inglese. Questo è un tappo di un contenitore di una granata da mortaio inglese. E ci sono anche pezzi di bakelite. Bene ragazzi, finalmente siamo arrivati tra le postazioni difensive tedesche. Guardate la linea. E proprio nei dintorni di queste postazioni iniziamo a fare diverse scoperte. Guardate. Questo tubetto è un tubetto di dentifricio, il Chlorodont tedesco. Peccato non sia in buone condizioni.
Questa invece è una parte di una guancetta in bakelite di un MP40. Davvero bella, ragazzi. E per finire un M39 tedesca, nient'altro che una delle bombe a mano in dotazione all'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale. Ovviamente vuota ed inerte, ma ancora parte del suo colore. Bene ragazzi, ci sposteremo per un'ultima volta e sarà dove faremo le scoperte più emozionanti della giornata. Guardate. Non molto lontano dalle buche tedesche troviamo parte di un Gewehr 43. Bellissimo ragazzi. Il Gewehr 43 è un fucile semiautomatico camerato per il proiettile 7,92 x 57 mm Mauser, sviluppato in Germania durante la seconda guerra mondiale. Entrò in servizio nel 1943 e vennero prodotti solamente 402.713 esemplari. Quindi possiamo dire che questo modello è abbastanza raro, soprattutto per quanto riguarda la nostra zona. Vi mostrerò in seguito il risultato dopo essere stato restaurato e una foto appunto del Gewehr 43. Questo è come si mostra dopo un restauro fatto con elettrolisi. Beh ragazzi, che dire, stupendo. Continuando, troviamo parti delle cassette portamunizioni dell'MG42, guardate, marchiato 1941. E sempre nei dintorni continuiamo a trovare altri oggetti tedeschi. In questo caso un picchetto da tenda, guardate, davvero bello ragazzi. Bene, arrivati sul punto di interesse iniziamo a trovare postazioni e grottini e tra questi ragazzi facciamo delle scoperte davvero interessanti, guardate. Vicino a queste forbici, nella stessa buca, troviamo una moneta da 5 centesimi e un anello molto fine ed esile, ma con tanti dettagli. Guardate, davvero bello. La moneta si tratta di 5 Reich Pfennig,
ovvero 5 centesimi tedeschi. Ed è proprio vicino questo grottino che arriva la sorpresa della giornata, uno tra gli oggetti più emozionanti per quanto riguarda la ricerca militare. Guardate. Troviamo un distintivo di assalto alla fanteria tedesco. Guardate ragazzi, bellissimo. Purtroppo spezzato, ma fortunatamente riusciamo a trovare anche il pezzo mancante. Vi darò più informazioni su questo distintivo a fine video. Mi raccomando, dategli un'occhiata. Continuando, riceviamo altri segnali. Troviamo questo tubetto che, una volta pulito, scopriamo che è un bellissimo Chlorodont, ovvero un altro tubetto di dentifricio tedesco, uno dei più usati appunto dall'esercito tedesco durante il periodo bellico. Questo è come si mostra dopo una prima pulizia. Guardate ragazzi, all'interno c'è ancora del dentifricio. Incredibile. Bene ragazzi, il nostro video termina qui. Spero la nostra avventura vi sia piaciuta e che sia stata di interesse. Vi ricordo che a fine video troverete nozioni sugli oggetti trovati, foto storiche e gadget del nostro canale. Ultima cosa, vi ricordo di iscrivervi, interagire con il video e di attivare le notifiche, perché ci saranno molte altre avventure. Un saluto da Italy Hunters Metal Detecting e a presto. Red stain on the grain of the timber, obscuring the trees and the towns.
There's a sinister scent on the wind. Our time's gonna come around. The red sun is going down. There's a devil inside of us all now. There's a giant to bring to the ground. He's taking us out when it falls. Our time's gonna come around. The red sun is going down. And there's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun. In the smoke of the campfires, they weep and they wail with no sound. They darken the lights and the lamps. Our time's gonna come around. The red sun is going down. There's a sting on the gasp on the breath now. There's a mark on the wrist of a bound. Raw rings in the cycle of death. Our time's gonna come around. The red sun is going down. And there's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun. It's full of holes. I'm bleeding out my spirit, breathing out my soul. Now loyalty's a pistol. My heart is full of hope. I'm bleeding out my spirit, breathing out my soul. Our days are almost over. Times of change around these parts. There ain't no more cowboys, only men with violent hearts. There's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun.